Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. La situazione Gabri Veiga forse sta occupando tutto lo spazio mediatico intorno a Napoli e la situazione Spalletti, Gravina, De Laurentiis sta andando insabbiandosi. Comunque non è stato risolto un bel niente e Gravina in un'intervista al Corriere della Sera, sì, al Corriere della Sera, parlando di Mancini, ha tirato in ballo di nuovo De Laurentiis, il Napoli, eccetera, eccetera. Volevo sapere cosa ne pensate perché io su queste situazioni non riesco a stare zitto. Quindi devo per forza dire la mia su una situazione che di legale secondo me ha poco e niente. Comunque ci arriviamo, rileggiamo un attimo cosa ha detto Gravina e perché è stato richiamato in causa il presidente del Napoli e questa situazione. Dopo l'addio di Mancini alla nazionale, continua il dibattito a distanza tra l'ex commissario tecnico azzurro e Gabriele Gravina. Dopo aver raccontato la sua versione a social e giornali, ecco che il presidente della FIGC ha espresso tutte le sue considerazioni in una lunga intervista al Corriere della Sera, prima su Mancini, ma ha anche citato altri nomi, tra i quali quello di De Laurentiis. De Laurentiis. Cosa non mi aspettavo da De Laurentiis? Che De Laurentiis parlasse del contratto di Mancini, un contratto che non conosce. Mi è sembrata un'invasione di campo, certe dichiarazioni mi sono sembrate inopportune, come quando ha detto che se volevamo Spalletti avremmo dovuto pagare. Non ci sta niente di strano a me in queste parole di De Laurentiis. Che cosa c'è di strano? Se nel contratto c'è una penale, comunque leggiamola tutta e poi vi dico la mia. La situazione è stata chiara sin dall'inizio. Luciano stesso mi ha subito detto che la clausola è un problema tra lui e il Napoli. E la FIGC non ha mai pensato di subentrare, assolutamente. Potresti mai subentrare in una situazione dove mi devi mettere mano alla tasca e pagare una penale? Assolutamente. Ma chi se lo aspettava? Nessuno se lo aspettava. All'inizio neppure sapevo dell'esistenza di questo documento, continua Gravina. L'ho scoperto dai giornali. I nostri avvocati mi hanno rassicurato, potevano parlare con lui. Il resto è una questione tra Luciano e il suo vecchio club. Che non sapevi della penale di Spalletti è la stronzata più grossa che potevi dire, perché i contratti sono depositati in FIGC e certamente non sono depositati da Ikea, quindi il presidente della FIGC non sono io. Lo sapevi della penale? Assolutamente, senza che ci giriamo intorno e vuoi far credere che non sapevi niente e che scendi dalle nuvole. Che sei sceso dalle nuvole a livello organizzativo e per incompetenza nel calcio, assolutamente sì, caro Gravina, però poi se devi rigirare ancora il dito nella piaga, volendoti mettere al di sopra di una situazione dove per me dovresti stare sottoterra per come è stata gestita dalla federazione italiana, non ci siamo proprio. Quante squadre avete visto voi in passato? Perché comunque club nazionale nella penale non fa differenza e lo ribadiamo ancora una volta. Quante squadre nella storia del calcio avete visto acquistare un allenatore che aveva una clausola o una penale addosso ed è stata pagata dalla società? Tantissime. Molte volte. Non è la prima volta, in Italia, in altri paesi, non è una cosa che si fa solo a Napoli nei contratti, è una cosa che succede solo con il Napoli, assolutamente. Allora arriva la società, io, Pinco Pallino, presidente di società Crotone, per esempio, prendo l'allenatore che ha una penale di 500.000 euro da pagare, perfetto, lo sai benissimo, l'allenatore ti ha delucidato sulla situazione che c'è questa penale da pagare, lo vuoi? Paghi la penale oppure ti accordi per contratto con l'allenatore e versi la penale a Napoli, mo che avesse Spalletti, avesse la FIGC eccetera eccetera, basterebbe solo pagarla e finirla qui, ma di legale in questa situazione non c'è praticamente niente, non viene rispettato praticamente niente e infatti te ne esci con la situazione, io non sapevo nemmeno dell'esistenza. Allora o tu in FIGC ci vai 2 volte al mese e non sai praticamente niente, cosa che potrebbe essere anche possibile, però che tu non sappia poi della penale di Spalletti, non ci siamo proprio, non ci siamo proprio, potevi uscirtene diversamente, ma Achille Gravina, man mano che si va avanti, rilascia sempre interviste che fanno una più schifo dell'altra.
fanno una più schifo dell'altra perché non ti verrà mai a delucidare con competenza, anche se tu vuoi perseguire questa strada, ma devi essere comunque competente a livello mediatico e non ha nemmeno quello, quindi stiamo veramente in una situazione paradossale che si va ad aggiungere poi ai problemi del Napoli, calciomercato da affrontare, la situazione Vega, eccetera, eccetera. Si poteva tranquillamente risolvere da uomini e addirittura legalmente, perché di legale, ripeto, non c'è proprio niente, cari ragazzi. Quindi volevo solo dirvi questo, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e non smettiamo di parlarne quando ci sono situazioni del genere, perché è ciò che vogliono loro. Quindi io di fare il loro sporco gioco non sono la persona adatta per poter stare a sotterfugi del genere e né tantomeno lo farò. Parlerò sempre ogni qualvolta ci sono dichiarazioni che per me sono completamente astruse e non stanno né in cielo né in terra. Sempre Forza Napoli, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.